Ci sono tanti maestri che raccontano. Io non vi racconto nulla, vi faccio semplicemente vedere. Quando si racconta si può lavorare anche di fantasia, quando si mostra non è possibile. Mi trovo in uno stupendo torrente dalle acque velocissime. Una situazione dietro ad una roccia attira la mia attenzione. Quindi lascio partire un angolato con il finale curvato sulla destra. Faccio questo perché la corrente dietro la roccia torna praticamente indietro. Come la curvatura si apre, alzo la canna e uso la corrente di ritorno per tenere immobile la mia imitazione in un angolino proprio dietro alla roccia, come si può ben vedere da questo fermo immagine. E come previsto, la trota sale. Sto usando una gloriosa graffite americana di 8 piedi, piuttosto potente. La coda è del 5, il finale è il mio solito finale da secca, con un tip decisamente lungo dello 0,18. D'altronde in questi correntoni non si può fare poesia nel modo più assoluto. A volte contrastare delle belle trote in queste situazioni è molto difficile, quindi non si va molto per il sottile. Ad un certo punto il pesce si getta in corrente ed io devo assecondarlo e scendere insieme a lui. Io stesso sto all'impiedi in questa fortissima corrente, anche se ai margini, e scendere non è affatto semplice o facile. Se siete attenti e buoni osservatori, in ogni mio video c'è qualcosa da imparare. Perché io, con oltre 65 anni di pesca a mosca alle spalle a 360 gradi, non faccio finta di sapere come alcuni. Io lo so, punto e basta. I voli pindarici e le teorie le lascio ad altri. Non è una grande trota, ma con l'aiuto della corrente lo è diventata. Quindi devo cercare in queste condizioni di portarla vicinissima alla riva, dove la corrente bene o male rallenta un po'. Ed eccoci qua, l'ho portata proprio praticamente a toccare la riva. Solo agendo in questo modo potrò accarezzarla
e liberarla senza nessuna difficoltà. Autoctona al 100%, come sempre d'altronde. Su Amo Grub dell'8. La pesca con la mosca non è né più prestigiosa né più difficile di altre tecniche, è solo diversa. Diversi e speciali invece sono tutti quelli che la comprendono fino in fondo, tanto da capire che essa ti dà quello che tu gli dai. Soprattutto è una tecnica che va amata e come in tutti i grandi amori, per essere ricambiati è necessario dare senza nulla chiedere.